Eccoci, questa è la Hiways U5 o U5 se vogliamo pronunciarlo in italiano, un nuovo SUV 100% elettrico che adesso scopriamo insieme su Terzo Garage. Abbiamo un'impostazione abbastanza massiccia che trasmette sicurezza. Intanto, essendo un'auto totalmente elettrica, la mascherina è chiusa e presenta qui una delle telecamere che servono poi anche in sede di manovra. I gruppi ottici sono totalmente LED con questo disegno che segue un po' la linea di carrozzeria anche per dare movimento. Su questa versione, su questo allestimento che è il Prime, quello top di gamma, abbiamo cerchi da 19 pollici. Per ottimizzare i consumi e i flussi aerodinamici, le maniglie sono annegate nella carrozzeria. Vediamo invece velocemente il posteriore, gruppi ottici che sono raccordati da questo fascione luminoso a evidenziare il marchio Hiways, marchio di una startup cinese elettrica per veicoli a zero emissioni nata nel 2017. Apriamo, possiamo farlo mettendo il piede sotto l'auto oppure premendo il bottone che c'è qua. Abbiamo un bagagliaio con 423 litri di capacità in configurazione standard che diventano 1555 abbattendo i sedili posteriori. Tra i pregi di questa U5 c'è sicuramente l'abitabilità posteriore. Le porte si aprono quasi 90 gradi e qua lo spazio è enorme. Io sono alto 1,90 m, ho molto spazio sulla testa e anche molto per le ginocchia. 3 adulti ci stanno sicuramente comodi. Abbiamo anche un pavimento completamente piatto che quindi consente a chi sta nel centro di potersi spostare liberamente e una particolare bocchetta dell'aria, che è questa centrale, basta premere per far arrivare i flussi dell'aria calda oppure dell'aria condizionata. Il climatizzatore si può comandare in due modi, o utilizzando i comandi che appaiono sul display dell'infotainment touchscreen centrale, oppure da questo pannello supplementare subito sotto la plancia che presenta anche qui comandi a sfioramento, anche se non è un pannello video. E come vedete, quando io vado a intervenire su questo pannello, i risultati appaiono anche sul display centrale. La strumentazione è molto particolare. Abbiamo un display della strumentazione, scusate, quello che ci dà le informazioni sulla percorrenza, tachimetro eccetera, che è diviso in 3 parti. Quello centrale, la parte centrale è quella più classica, con diverse videate a disposizione che io vado a selezionare da questo bottone sulla razza destra del volante. Ho un tachimetro centrale con anche una simulazione di quello che può essere l'analogico con la lancetta, altrimenti ho l'immagine dell'auto per vedere quando tocca le linee di corsia, o ancora ho questo particolare tachimetro a linea, non so come definirlo perché in realtà maggiore sarà la velocità, maggiore sarà l'indicazione su questa linea azzurra. Sotto l'indicazione della marcia del cambio automatico, autonomia residua, chilometri percorsi e ancora tutte le altre informazioni relative agli ADAS che vengono attivati. La parte sinistra invece del cruscotto digitale dà informazioni sulla pressione degli pneumatici e sul consumo. La parte destra dà una informazione di sintesi sulla parte multimediale, quindi la radio oppure un'eventuale fonte Bluetooth di audio collegata. Al centro invece della plancia abbiamo il display dell'infotainment touch da 12,3 pollici con 6 widget, 6 programmi fissi. Quello più completo per controllare la macchina è Vehicle Control. Qui abbiamo diverse voci, ad esempio sul Safety e Comfort possiamo andare a selezionare il Driving Mode Eco, Normal e Sport, il livello di recupero di energia, la durezza diciamo del volante e altre ancora impostazioni.
Tra i controlli rapidi abbiamo la possibilità di spegnere l'auto di qua, altrimenti si spegne quando noi scendiamo dopo aver messo in parking e chiudiamo la macchina, la possibilità anche di attivare le telecamere che ci fanno vedere tutto cosa ci sia intorno all'auto e ancora altre impostazioni. Con Vehicle Control noi possiamo anche controllare l'apertura e la chiusura del tettuccio apribile. Da questa parte il sun visor, cioè semplicemente la tendina, da questa parte il tetto in cristallo. Con Open Full noi abbiamo l'apertura completa della tendina, lasciando chiusa la parte di vetro noi abbiamo però più luce che entra nell'auto. Una volta aperto possiamo anche decidere di non far aprire completamente e decidere già di andare all'apertura vera e propria del tetto. Anche in questo caso possiamo aprire o chiudere completamente se lasciamo che il meccanismo arrivi diciamo a fine corsa, oppure andare a intervenire con queste freccette per la regolazione fine. Sulla U5 non c'è il bottone d'accensione, per far partire la macchina basta premere il pedale del freno. Poi mettiamo il rotore del cambio automatico in drive, rilasciamo il freno, acceleriamo, il freno a mano si disinserisce automaticamente e partiamo. Qui abbiamo un motore che sviluppa una potenza di 204 cavalli, 310 Nm che possono spingere questa U5 da 0 a 100 km/h in 9 secondi. Tenete conto che nonostante la massa della macchina, più che altro l'ingombro della macchina sia piuttosto ampio perché 4,68 m di lunghezza, pesa solo, tra virgolette, 1700 kg. È un peso tutto sommato piuma per un'auto di questa dimensione elettrica, perché il grosso proprio della massa è occupato dalla batteria. Batteria che essendo sul pianale genera un baricentro piuttosto basso, cosa che consente alla U5 di mantenere un assetto piuttosto morbido, adatto alla famiglia, perché questa è diciamo una macchina per famiglia con grande spazio, anche grande bagagliaio, che genera un minimo di rollio se si prendono le curve magari in modo troppo allegro, però tutto sommato decisamente accettabile, sicuramente in linea con lo spirito di quest'auto, che ovviamente non è un'auto sportiva. A proposito, qui abbiamo una batteria da 63 kWh e l'auto può ricaricare in corrente alternata fino a 6,6 kW e in corrente continua alle fast fino a 90 kW, impiegando di fatto 35-40 minuti in quel caso per una completa ricarica, mentre a 6,6 abbiamo bisogno di una decina di ore. E dove si ricarica? La presa è dietro una di queste finte feritoie prese d'aria. Abbiamo sia la combo per la corrente continua sia quella standard per la corrente alternata. Il posto guida è decisamente spazioso e comodo, facile grazie anche ai comandi elettrici trovare la giusta posizione del sedile. Una curiosità, attraverso il display dell'infotainment possiamo anche settare un controllo della macchina su di noi. Questa telecamerina in realtà è posizionata verso il conducente. Se io facessi una telefonata o qualcosa, l'auto mi avvertirebbe e mi direbbe di guardare la strada. Altro capitolo ADAS, cioè aiuti alla guida. Qui abbiamo il cruise control adattivo con il centraggio di corsia, di fatto è la guida autonoma di livello 2, frenata automatica, retrocamera di parcheggio. Il sistema infotainment non ha il navigatore, però supporta Apple CarPlay via cavo. Bisogna dire che Apple CarPlay su questo schermo da 12,3 pollici fa davvero una gran figura ed è davvero piacevole da utilizzare. Non è escluso che altre funzionalità saranno implementate in futuro, perché quest'auto ha una sua connessione internet, ovviamente wireless, attraverso la quale è possibile fare l'aggiornamento di tutto il sistema over the air, cioè via internet senza fili. E per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto. A me è piaciuto molto guidare questa Highway SU5, ringrazio la concessionaria Cuneo 3 di Cuneo per averla prestata a Terzo Garage e ringrazio davvero molto Marco Schito e Matteo De Saro che mi hanno dato una mano per questo video e penso proprio si vedrà. Ciao a tutti, buoni chilometri, ci vediamo alla prossima.